come avere i capelli da uomo un po' più mossi, un po' più ricci, un po' più movimentati. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia. È tantissimo che non faccio un video sui capelli e dato questa mia nuova strategia di voler provare a costruire, a fare più contenuti in italiano, soprattutto negli ambiti in cui sto andando meglio, quindi beauty care, profumi, anche capelli, moda e la mia carriera da artista, ho deciso di iniziare a fare anche video per cui continuate a chiedermi su Instagram e sugli altri social. Quindi oggi vi spiego come faccio ad avere i capelli così un po' più definiti, un po' più ricci, un po' più mossi, ma anche un po' più voluminosi. Primo consiglio: comprate una federa in seta. Ogni ragazzo che mi scrive mi chiede su Instagram: Marco, come faccio ad avere i capelli perfetti la mattina quando mi alzo? Li ho super crespi, li ho sempre rovinati, li ho con tutti i nodi. Comprate una federa in seta, tutti quei nodi, il crespo eccetera. Sì, si fa per varie cose, ma una delle cose per cui si fa è la notte, quando si è sdraiati a letto con la testa sul cuscino. I capelli vanno dappertutto e ovviamente si annodano, si rovinano, si strappano, eccetera, eccetera. Quindi avere una federa in seta aiuta tantissimo, aiuta per tenere i capelli puliti, aiuta per tenerli in ordine, aiuta anche per la pelle, per i brufoli, per i punti neri, per lo sporco, per qualsiasi cosa. Quindi ragazzi, veramente ve lo consiglio. Ci sono anche, per chi ha già i capelli lunghi, delle fasce che si possono tenere durante la notte per avere di seta, per avere i capelli migliori, però io non le uso, utilizzo questo. Costa un po', però ne vale veramente la pena, è un investimento. Consiglio numero 2, lasciali crescere. Ovviamente è un consiglio un po' scontato, però in realtà non è scontato per niente, vedendo tutte le domande che ricevo riguardante la lunghezza dei capelli. Ragazzi, ovviamente se io avessi i capelli corti, quindi tagliati qui, non li avrei così mossi, non avrei i boccoli. Se una persona è riccissima di genetica, allora sì, molto probabilmente anche con i capelli corti avrebbe tutti i ricciolini, eccetera, eccetera. Ma se una persona ha i capelli mossi, come me, per vedere il mosso bisogna lasciarli crescere, Anche andare dal parrucchiere ogni tanto va bene, soprattutto se si tagliano un po' le punte, perché alla fine le punte sono quella cosa che si rovina nel tempo, quindi tagliare le punte ogni tanto sicuramente va bene. Però lasciarli crescere è la cosa migliore. Quando si va dal parrucchiere si può anche chiedere un taglio per cercare di averli più lunghi o un taglio per averli più mossi, più ricci. E tanta gente anche mi chiede: Marco, come fai a averli così voluminosi? Io li ho tutti piatti, oppure li ho tutti così e non vanno giù dritti, non sono in questa forma qua, ma sono tipo tutti così, oppure sono tutti così. Come si fa? Dipende dalla misura. Il capello ovviamente più è lungo più è pesante, quindi se io adesso li tagliassi qua sarebbero più effetto casco, se invece io li lascio crescere ancora di più si appiattirebbero sempre di più perché sono più pesanti. Quindi una via di mezzo come questa li tiene un po' voluminosi, con adesso i consigli che vi do, e un po' diciamo più attaccati al corpo. Consiglio numero 3 è utilizzare prodotti per capelli ricci o per capelli mossi. Che cosa vuol dire prodotti per capelli ricci? Allora, io lo so che il marketing da uomo è prendere un doccia schiuma che fa 3 in 1 per capelli, corpo, barba e balsamo e shampoo tutto insieme, con scritto vichingo, sapore da vichingo, odore da vichingo. Ma in realtà bisognerebbe comprare almeno un balsamo e almeno uno shampoo. Cercate dei prodotti per capelli ricci, per capelli mossi, perché ogni shampoo cambia veramente la vostra struttura dei capelli e li aiuta a tenerli in un certo modo. Ho fatto anche dei video riguardanti i prodotti che utilizzo io, quindi ve lo linko qui in descrizione se volete andarvelo a vedere. Al momento utilizzo quelli della Shea Moisture, che sono quelli con cui mi sono trovato meglio, soprattutto perché sono prodotti per capelli mossi, per capelli ricci, e quando li utilizzo veramente mi trovo dei boccoli perfetti, super definiti. Consiglio numero 4, non usare il phon. Quando asciugate i capelli, non utilizzate il phon. Il phon vi distrugge i capelli. Se io li asciugassi col phon dopo la doccia, li avrei così, li avrei tutti crespi e non avrei neanche un riccio. Sarebbero veramente distrutti. E inoltre ve li anche rovina, vi fa perdere i capelli più velocemente e ve li distrugge completamente. Quindi ragazzi, non utilizzate il phon. Se dovete per forza utilizzarlo perché poi dovete uscire, infatti io vi consiglio di fare la doccia prima di cena o quando sapete che non dovete uscire o un paio d'ore, 2 o 3 ore prima di uscire, vi consiglio potete utilizzarlo molto piano, spingendo così e con l'aria semi-tiepida, ma veramente poco. Se potete non utilizzarlo, non utilizzatelo. Che cosa utilizzate? Quando siete in doccia strizzate bene i capelli, muoveteli in modo che cadano tutte le gocce e poi prendete un panno
in cotone o in microfibra, meglio ancora, mettetevi a testa in giù, o se avete i capelli corti non serve, mettetevi a testa in giù e strizzate così, scrunch, sotto le punte, dalle punte in su. Non tutta la testa, ma dalle punte in su, togliendo tutte le gocce extra, e poi lasciateli asciugare così come sono. Potete fare anche un turbante se avete tanto i capelli lunghi, ma io mi stufo, semplicemente faccio così e poi li lascio. E voi dite: sì, ma come faccio ad andare in giro con i capelli bagnati? Ve l'ho detto, state in casa finché non si asciugano, oppure se è estate, chi se ne frega, si asciugano anche il sole, meglio ancora. La questione di mi viene mal di schiena, mi viene mal di testa, mi viene la febbre, in realtà non sto qui a parlarvene, però diciamo che quella è se vi viene mal di schiena o mal di collo o la cervicale perché avete i capelli bagnati e prendete un po' d'aria, non è questione di capelli bagnati, è questione che c'è già un problema alla base per cui avete qua uno stress al collo. Quindi vi consiglio di dare un'occhiata e fare delle ricerche a riguardo per provare a rilassare e a togliere un'infiammazione che già avreste. Scusate ragazzi, accendo l'aria condizionata perché è estate e c'è un caldo. Consiglio numero 5: dopo la doccia utilizzare dei prodotti per rendere i capelli più definiti o per rendere i capelli più ricci, come una mousse o un gel. Oppure ci sono, come ho fatto in un video riguardo come avere i capelli stile surfista, ci sono dei prodotti che non fanno male, sono fatti apposta anzi per idratare, di acqua e sale, un effetto acqua e sale, che ti rendono i capelli un po' effetto più wavy, indipendentemente che tu abbia i capelli lisci o i capelli ricci. Vi lascio in descrizione anche i link a quei prodotti se volete guardarveli. Ma è essenziale, se volete averli così, anch'io dopo la doccia, una volta a settimana, prendo quei prodotti e li metto solo sulle punte mentre ho i capelli bagnati dopo averli asciugati col panno. Mi raccomando, solo sulle punte. Anche lo shampoo e il balsamo, quando li utilizzate, lo shampoo sì, solo sulla cute e massaggiate bene, ma il balsamo solo sulle punte. Vi consiglio anche di provare una maschera. Ci sono delle maschere che sono come dei balsamo che tu metti e li tieni sulle punte per circa, sulle punte insomma da metà in poi, per 20 minuti, un quarto d'ora, 10 minuti, quanto volete, anche 5 minuti, e veramente fanno la differenza. Idratano, riempiono il capello, lo rendono molto più sano, e in più ci sono anche quelli che aiutano per renderlo un po' più riccio, più mosso, e quello è veramente pazzesco. E basta ragazzi, qualche consiglio un po' extra così al volo prima di concludere il video è: provate il Curly Girl Method. Ci sono dei metodi in cui si usano prodotti più naturali, senza siliconi, senza parabeni eccetera, che dovrebbero aiutare per i capelli ricci e per il capello averlo un po' più sano, ma i prodotti che vi ho detto prima della Shea Moisture sono già parte di quel metodo, quindi provate anche a dare una ricerca. Provate ad utilizzare la Denman Brush, è una spazzola che io ho comprato e utilizzata in un certo modo dopo la doccia, dopo che si hanno asciugati i capelli con il panno, aiutano a renderli più ricci, più definiti. Ultimamente non la uso più perché mi stufo e vedo che comunque sono belli lo stesso. Cercate di avere uno stile di vita sano, bevete tanta acqua, fate attività, state fuori all'aperto, veramente questa cosa vi aiuta. Aiutano anche degli integratori come ad esempio un multivitaminico, ogni tanto prenderlo, oppure anche il fish oil, quindi l'olio di pesce, l'omega 3 aiuta molto per i capelli e anche per le unghie e la pelle. E poi ragazzi, non stressateli, non stressate i capelli, legateli il meno possibile se li avete lunghi, lasciateli crescere, lasciateli sciolti, se dovete legarli, legateli il meno possibile. Utilizzate prodotti naturali, non prodotti che corrodono, cercate di non usare il phon, anche se andate al mare, ok, potete lavarli, ma cercate di lavarli il meno spesso possibile, soprattutto con prodotti. Ho fatto un video a riguardo di come farsi la doccia e quante volte farla, vi lascio tutto in descrizione. Ecco ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, un mi piace e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!